Una domanda perfettamente lecita che mi viene posta non troppo raramente è: perché studi astrofisica? Perché studi l'universo? A cosa serve? Non è che deve servire a qualcosa. Ci sono tantissime professioni che non sono necessarie alla sopravvivenza della specie, ma che comunque la arricchiscono con conoscenze ed esperienze varie che la rendono migliore anche come razza umana, come specie umana. Per non parlare poi delle varie ricadute tecnologiche che se da una parte semplificano la nostra vita, dall'altra possono addirittura salvarla la nostra vita. E poi c'è quell'ancestrale fascino dell'osservare il cielo notturno, e mi ricordo benissimo che da bambino mi fermavo lì ore e ore a guardare quei puntini luminosi in cielo, cercando di capire come fossero fatti o chiedendomi chi o che cosa ci fosse lì intorno, e continuavo a fissarli nella speranza che in qualche modo quei puntini mi dessero un'illuminazione. E sì, sicuramente c'è anche il piacere della scoperta. Mi piace molto dire che non sappiamo di cosa sia composto il 95% dell'universo, che siamo quasi totalmente ignoranti, e quindi quello che studio è sostanzialmente uno dei campi della scienza in cui c'è più margine di imparare e capire cose nuove. Ma non è solo questo, c'è anche dell'altro, quindi perché studiare astrofisica? Beh, vi posso dare la mia motivazione. Nel suo Cosmos, Carl Sagan scrisse: siamo l'incarnazione locale di un universo cresciuto fino all'autocoscienza. Abbiamo cominciato a comprendere le nostre origini. Siamo materia stellare che medita sulle stelle. Ed è proprio così, perché di fatto le prime stelle dell'universo erano composte quasi totalmente di idrogeno, e tramite le reazioni nucleari all'interno di queste stelle l'idrogeno veniva convertito, veniva trasformato in elementi più pesanti come il carbonio, l'azoto, l'ossigeno e tutti quegli altri elementi che consentono la vita così come la conosciamo nel nostro angolo di universo. E poi queste stelle hanno concluso il loro ciclo vitale tramite esplosioni di supernove, e così facendo hanno riversato tutti questi elementi più pesanti nello spazio circostante. Da questi elementi poi si sono andati a formare nuove stelle e pianeti, quindi sistemi stellari, il nostro sistema solare con il Sole e tutti i pianeti, Terra compresa. E poi quegli elementi pesanti si sono raggruppati a formare anche molecole. E qui sulla Terra, grazie a delle condizioni particolarmente favorevoli, queste molecole hanno addirittura creato la vita, che si è evoluta fino ad arrivare a noi, che abitiamo qui su questa Terra e che abbiamo inventato la scienza per studiare l'universo. Quindi sì, di fatto è vero, siamo materia stellare che medita sulle stelle. Ma non finisce qui, perché ciascuno degli atomi di cui erano fatte quelle primissime stelle si è formato nei primi 3 minuti dopo il Big Bang, agli inizi dell'universo, e ciascuna delle particelle elementari che componeva quegli atomi si è formata nei primi secondi dopo il Big Bang. Insomma, tutti gli atomi di cui siamo fatti possono essere ricondotti al Big Bang. Tutte le particelle elementari di cui siamo fatti noi hanno esattamente 13 miliardi e 800 milioni di anni, esattamente come l'universo, quindi anche noi da un certo punto di vista abbiamo 13 miliardi e 800 milioni di anni. Quindi è sbagliato dire che abitiamo in un luogo sperduto del nostro universo. Noi siamo addirittura parte dell'universo e ci siamo evoluti qui sulla Terra e abbiamo inventato le scienze per studiare l'universo. Per citare Neil deGrasse Tyson, qualcuno potrebbe persino dire che l'universo ci ha investiti del compito di comprendere se stesso. E abbiamo appena cominciato. Ed eccomi qui a rispondere a quella chiamata partita quasi 14 miliardi di anni fa. Ce ne ho messo del tempo, ma meglio tardi che mai. Iscrivetevi al canale per ricevere aggiornamenti sui prossimi video. In arrivo una serie speciale sulla teoria della relatività di Einstein.